Io personalmente, io non trovo nulla di più appagante di una bella rimonta. Sarà che da interista e banalmente andando un po' a ripercorrere quello che è il nostro DNA, la pazza Inter, nomignolo che poi non piacque più. Addirittura cambiarono l'inno, no, perché l'Inter deve essere regolare. Ma la pazza Inter a me piace. A me piace la pazza Inter. Oddio, per 60 minuti avrei voluto prenderli a calci uno a uno a uno. Però sapete, quando poi vedi una squadra che fa lo switch, che la riprende, che la ribatte, per me questo è davvero mi dà una soddisfazione, un piacere, una beatitudine che poche cose calcisticamente parlando riescono a mantenere alto quell'adrenalina. Per me la pass, bellissimo, bellissimo. Ripeto, in una partita dove per 60 minuti almeno il Como c'è stato superiore. Cioè, è bello, eh. Poi ci sono due match winner, due match winner su tutti che oggi hanno detto no, la storia deve andare diversamente. Deve andare diversamente. Però ritorno su quel concetto là. Bella la partita anche bella, no? Sarà perché io sono nato con la Samp Inter, sì, Inter Samp 3-2, no? Con Mancini che si rivolge al pubblico e poi ma ne abbiamo avute, va bene. A volte anche patite, è il calcio, però io so appagato. Parliamone di questo Inter Como 3-2. Parliamone subito. Prima, come al solito, velocemente e brevemente, se volete, vi invito a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo e dare no, sempre più spinta a questo cattivone che si serba di questi like. Se volete iscrivetevi. Siamo ritornati a 47,5 che è la percentuale di quelli che visualizzano ma che non sono iscritti al canale. Possiamo abbassarla ulteriormente. Non siamo mai scesi sotto questo 47,5. Non ci riusciamo. Vediamo se riusciamo a fare uno sforzo superiore. In ogni caso, iscritti o meno, grazie già per il fatto che siate qui ad ascoltare questo pazzo che ama la pazza Inter. Grazie, grazie. Parto sempre, ribadisco, dal valore dell'avversario e dalla caratura tecnica che il Como ha messo in campo, perché poi ecco, l'inebriarsi del risultato, della rimonta, della vittoria non deve minimamente intaccare e sminuire quello che è stato, ribadisco, il valore e il contenuto, l'espressione del Como che per gran parte della partita, anche sul 2-1, no? Quando poi l'Inter l'ha in qualche modo riaperta, hanno avuto nuovamente loro la palla del match point con Diao, cioè, pronti via, hanno avuto la traversa, la parata di Pepo su Vaie, non mi ricordo, il sinistro doveva essere Vaie, se non vado errato. Sono stati superiori e hanno trovato un doppio vantaggio meritatissimo, assolutamente meritatissimo. E c'è stato poi un atteggiamento fortunatamente diverso, soprattutto dopo il 2-1, perché sul 2-0 l'Inter ci provava ma senza poi creare chissà quali pericoli all'avversario. Sul 2-1 poi è stato un continuo e avevi la percezione che potevi andarla a pareggiare, e la bravura e la forza davvero propulsiva è stato che sul 2-2 tante squadre che fanno, sai che c'è, l'abbiamo ripareggiata, no, lì sai, ormai sei superiore all'avversario mentalmente e per inerzia hai continuato a spingere ed è venuto fuori il 3-2. Quindi sotto questo aspetto tanto di cappello alla volontà, al fatto davvero di capire di essere forti, ecco, di essere consapevoli della propria di forza e natura. Dopo tutte queste belle parole
e devo aggiungere parole al miele soprattutto per due giocatori, presente e futuro credo. Çalhanoğlu, giocatore che voglio ribadirlo, preso a zero, cioè la bravura di alcuni dirigenti, di Marotta, di dirigenti di livello è questa, di andare a prendere un giocatore di questo livello, che da 5 anni in Serie A ce ne sono pochi, ripeto, in Serie A del livello di Ciala, nel suo ruolo ce ne sono pochi, se non quasi nessuno, del suo livello, ribadisco, che tu l'hai preso a zero, ed è un giocatore che ha avuto quest'anno anche delle difficoltà, senza ombra di dubbio, infortuni, ma poi lo vedi che ha qualcosa di diverso, no? La personalità di vedere la porta, di trovarla, di farsi trovare al punto giusto, veramente tanto tanto di cappello. Sul terzo gol, su quello di Sucic, lui guarda, temporeggia, check all'intera area e gli serve una palla in mezzo a 3 o 4, cioè veramente tanta roba, qualità, punto, stop. E l'altro giocatore è appunto Sucic, cioè due assist Sucic, un gol due gol Ciala, aspetta, due assist Sucic, due gol Ciala, un assist di Ciala per il gol di Sucic. Se la so vista un po' loro, ragazzi, loro hanno sicuramente spiegato. Sucic, ragazzi, bellissimo il gol, ma veramente bello il gol, ma veramente anche bello e pregevole l'assist per la testa di Çalhanoğlu, veramente giocato incredibile, ma anche il primo l'assist, anche il primo per come va a proteggere quella palla e come gliela dà col destro, cioè ragazzi, l'ha cambiata Sucic, l'ha cambiata anche Diouf, cioè oggi i cambi hanno portato. Tante volte i cambi di Chivu, devo dire la verità, non sono stati così migliorativi. Oggi Sucic veramente ma anche, lo dicevo prima, Diouf, sono stati cambi che hanno inciso, che hanno impattato. Bellissimo, ragazzi, Sucic. Spero, ecco, Sucic anche lui è un po' incostante, spero che trovi continuità in futuro, la trovi. Non è che è un ragazzo di 20 anni, ormai ne ha più di 20 anni Sucic. Fammi vedere per capire. Sucic ha 22 anni, a ottobre sono 23, ecco. È nella fase in cui ti chiamano giovane in Italia, ma devi essere già maturo. E vediamo. Certo è che mi ricordo Brozovic alla sua età era meno, per esempio, quindi c'è tempo di migliorarsi. E poi cosa volevo dire? Prima, bello tutto il finale, la rimonta. Prima Maluccio, il gol che prendiamo, il secondo soprattutto, male, Zielinski, troppa la sufficienza è una cosa che non tollero, che non mi piace. Non puoi prendere un gol del genere. Zielinski le migliori partite secondo me le ha fatte quando non c'era Ciala. È come se un po' ci sia un conflitto nel ruolo, nell'interpretazione appunto del ruolo. Mi sento di dire questo, ecco, però ribadisco, eravamo sotto 2-0 meritatamente, questo lo voglio dire. Poi per un motivo o per l'altro, per la forza individuale e anche nel volerci, nel creare, nel voler crederci, scusate, l'Inter è uscita ancora una volta fuori, e il Como, che è una signor difesa, per signor difesa intendo la fase difensiva, Como a parte l'Inter, cioè Inter a parte il Como, sono cotto, fuso, il Como avrebbe tranquillamente la miglior difesa, e il problema è che con l'Inter ha preso 8 gol in campionato tra andata e ritorno e altri 3 gol stasera. 11 gol in 4 partite contro Chivu per Fabregas, ripeto, altrimenti ne avrebbe presi pochi. E niente, questo è, ragazzi, ci sarà una finale, attendiamo il rivale, e sarà un rivale ugualmente agguerrito, uno tra Lazio e Atalanta, e ce lo gustiamo domani. Va bene, signori, un grande abbraccio da Neschio.